Ciao ragazzi, benvenuti e ben ritrovati oppure ben ritrovati sul mio canale. Oggi sono ultra felice di fare questo video appunto perché vi volevo mostrare come io volgo la mia skincare routine e come io svolgerò la mia skincare routine completa di sera. Ovviamente non faccio sempre questo tipo di skincare, ma visto che comunque da una settimana che mi manca abbastanza idratazione anche per una maschera, ho deciso di fare un video dove vi mostro i vari brand e i vari prodotti che io uso specificamente per la mia skincare. Assolutamente io amo questi brand, ce ne sono poi altri che vi mostrerò piano piano, ma questi brand sono proprio l'on point proprio per la mia pelle. Anzi, se volete anche qualche suggerimento commentate per il vostro tipo di pelle, che problemi avete, e io cercherò di aiutarvi anche con quale prodotto sarebbe perfetto per voi. Inizio subito e sigla bitches. Eccomi di nuovo qua dopo la sigla e inizio subito a presentarvi il mio Magic Product. Assolutamente sono drogato di questo prodotto. Se si può usare la parola drogato su YouTube, ecco bene, io allora lo sono. Questo è un Cleanser Gentle Scrub. È uno scrub perché troverete dentro dei microgranuli apposta proprio belli durini che andranno a svolgere un bel lavoro sulla vostra pelle, ma è talmente non mi viene in italiano ragazzi, tipo gentle, è delicato e molto delicato, tantissimo sulla vostra pelle, che lo potreste usare tutti i giorni. Io lo uso la mattina quando mi sveglio, io lo uso la sera prima di andare a letto e assolutamente lo uso anche dopo la barba e magari anche qualche dopo taglietto. In teoria non si dovrebbe usare lo scrub perché si andrebbe a irritare molto di più la zona, invece questo scrub assolutamente ottimo. Io non so assolutamente la parola ottimo come potrebbe entrarvi nella testa per descrivere questo paradiso, e vorrei anche ringraziare Origins per averlo creato e io perché sono riuscito a trovare finalmente lo scrub dei miei sogni. È tanto difficile accontentarmi sullo skincare ed è tanto difficile accontentarmi su un prodotto specifico perché io sono assolutamente fissato con tantissimi prodotti e vado sempre alla ricerca del meglio, se posso dirvi, anche perché comunque amo davvero prendermi cura della mia pelle, del mio viso e voglio assolutamente sempre il meglio, anche se ogni tanto bisogna accontentarsi di quello che la gente e i brand creano. È della linea Ginseng. Amo assolutamente questa linea, assolutamente ho tantissime cose, soprattutto anche perché l'odore è proprio agrumato, ha questo proprio odore di agrume assoluto, quindi mi ricorda molto l'estate, ma anche nello stesso tempo mi ricordano le clementine che io mangio in inverno, quindi è perfetto sia per i cambi stagione che per una stagione completa specifica, quindi io lo uso tantissimo, nel senso io lo ricompro e credo che lo trovate ovunque, lo trovate in giro per tutta Londra, quindi nei vari House of Fraser, Debenhams, comunque ovunque dove vendano Origins, lo trovate online e lo trovate anche da Sephora Italia. Quindi quello che io posso dirvi è questo e andrò, anzi assolutamente inizierò col primo step ad utilizzarlo. Ok, dopo aver applicato lo scrub io di solito lascio agire 2 o 3 minutini prima di sciacquarlo. Come vedete ho ancora i granuli sulle dita e la pelle rimane comunque bella sticky, bella appiccicosina, pronta ovviamente per essere idratata. È molto idratante come scrub, ma è anche molto soft, nel senso è molto delicato. Mi piace assolutamente tanto l'odore e lo consiglio su tutti i tipi di pelle.
oily, dry and normal skin, assolutamente accettabile per tutti i tipi di pelle, nel senso a quanto riguarda me, a quanto anche magari sotto il mio consiglio alcuni amici l'hanno preso che hanno una pelle comunque di texture diversa dalla mia e si sono sempre trovati comunque davvero bene. E eccomi qua, sono andato a risciacquare lo scrub e sentirete subito al tatto la pelle che è di un morbido, setoso assoluto, veramente provare per credere. E l'odore assolutamente a me mi coinvolge sempre, cioè tipo proprio mi perdo via anche a sciacquarmi il viso perché dico ti prego non andare via, questo odore deve rimanere. E oddio, sembra uno psicopatico, ma vi giuro ragazzi dovete provare assolutamente questo scrub perché è ottimo. Io ormai non ne posso più fare a meno, lo ricompro e lo ricomprerò sempre perché è proprio quello che per me è proprio on point per me, proprio mi piace tantissimo. Come secondo step, proprio come skincare completo che io di solito faccio di sera, ho una maschera assolutamente non ancora provata, infatti volevo andare a provarla stasera con voi appunto per fare una bellissima review su questo nuovo prodotto, e si tratta sempre della linea di Origins che è il Ginger Kombucha. È una maschera che trovate secondo me ovunque, anche online, ma soprattutto da Sephora Italia. Io questa l'ho comprata l'ultima volta che sono stato in holiday in Italia a Venezia, quindi l'ho trovata nel senso nei Sephora limitrofi della zona di Venezia, quindi secondo me la troverete ancora. È all'argilla e al tè verde di kombucha ed è equilibrante e idratante. Non so se riuscite a vederla, perfetto, e andiamo a provarla, no? Eccomi di nuovo qui, dopo aver steso la maschera ovunque, anche perché comunque mi piace proprio avere una review completa di come andrà, come funzionerà appunto la maschera. L'odore mi piace, è proprio un odore proprio delicato e rilassante, sembrano quei oli essenziali oppure quel momento estetico dall'estetista sdraiato sul lettino mentre ti mettono questa maschera al naturale, proprio wow, delicata, mi piace, tipo al tatto la sento rinfrescante, anche perché dopo avendo fatto lo scrub e subito prima la barba, ovviamente un'azione un po' più rinfrescante e rigenerante, proprio quella che ci vuole. E io di solito le maschere le tengo su quei 10-15 minuti aspettando che comunque si secchino. Di solito non faccio fatica ad aspettare così a lungo termine, anche perché avendo comunque la pelle che secondo me ha proprio bisogno di essere idratata, si andrà comunque a seccare molto velocemente la maschera. E quindi ci vediamo tra pochissimo quando la maschera sarà pronta. Una cosa volevo dirvi assolutamente, che in descrizione troverete assolutamente tutti i prodotti che io sto utilizzando nei vari magari siti, magari anche nei vari siti Sephora Italia oppure Debenhams o House of Fraser, comunque se siete di Londra, da dove poter andare a acquistarli o anche direttamente dal sito ufficiale. E eccomi di nuovo qui guys, dopo avermi rilavato la faccia di solito io non la lavo proprio con l'acqua diretta, uso una wipe in microfibra giusto per togliere meglio e non grattare via troppo la maschera, anche perché poi mi piace mantenere l'effetto idratante sul viso. Come terzo step andrò a utilizzare un tonico davvero wow, cioè questo tonico a parte la profumazione ragazzi, ma l'idratazione, cioè ma dobbiamo davvero parlare dell'idratazione, e il prodotto in questione è Voilà Fresh. Assolutamente questo è il tonico alla rosa, super idratante ed è buonissimo. Io amo tantissimo i tonici in acqua, tipo come questi, che comunque sono anche facili da versare sul palmo della mano e dopo andare a tamponare il viso.
e che con il latte. Comunque questo è il tonico in questione, spero si veda bene, si vede bene camera almeno, ok, grazie, ho il mio assistente dietro che dice sì, ok. E andrò assolutamente a utilizzare questo tonico dopo la maschera. Ricordate che dopo la maschera non si usa assolutamente cleanser o scrub, perché comunque si andrebbe a levare via la patina che comunque rimane appunto per idratare e rigenerare ancora la pelle, soprattutto se la fate di sera, comunque durante la notte. Andiamo a utilizzare il tappino, è così, ok. Io di solito non uso tanto i dischetti, non sono tanto amante dei dischetti di cotone, quindi andrò a versarlo dopo averlo shakerato per bene, palmo. Guys, questo tonico l'ho ricomprato tantissime volte, tantissime, davvero l'ho ricomprato tantissime volte e vi posso dire che è una mano dal cielo. La profumazione è qualcosa di buono, sapete poi io quando amo qualcosa io l'amo per tutta la vita. Andiamo a fare il quarto step, che è assolutamente fondamentale e importante per me, perché io sono un addict di sieri, assolutamente. Io uso il siero da quando tipo ho 15 anni e per me i sieri top sono gli anti-aging per eccellenza, assolutamente. Il siero idratante, il siero rigenerante, no ragazzi, qua bisogna prevenire piuttosto che curare le rughe, anche perché a mio avviso io sono già old unfortunately for my time e quindi ho assolutamente bisogno di andare a prevenire piuttosto che curare, no? Quindi vi vado a presentare due sieri per eccellenza che io uso tantissimo. Perché due? Perché adesso vi andrò a assolutamente far vedere le due funzionalità che vanno a fare i due sieri e sono assolutamente il top di gamma a quanto mi avviso di skincare. I due sieri che io adesso andrò a mostrarvi sono di Elemis e assolutamente Elemis non è da tanto che la uso, ma da quel poco che io la sto usando sta avendo veramente degli effetti straordinari, ragazzi, eccezionali davvero. Cioè, a parte la profumazione, a parte i contenuti ultranaturali, io poi vado assolutamente a basarmi su brand che hanno basi naturali, anche se ci si mette un po' di più ad avere risultati, però io opto di più case skincare che proprio brand che vanno a lavorare solo skincare piuttosto che brand che fanno skincare, make up, abiti da cerimonia. Quindi io proprio opto al neanche all'axo skincare, ma comunque a brand che lavorino solo per quello e che comunque spendano il loro tempo e il loro lavoro lavorando su ingredienti specifici per veramente dei risultati ottimali. E il primo siero, come io vi ho detto, è di Elemis, è un siero appositamente per contorno occhi e contorno labbra. Io lo uso anche molto per il contorno labbra e devo dire che è ottimo, nel senso è ancora inscatolato, perché quando l'ho acquistato mi hanno anche dato un mini campioncino da provare e mi sono trovato ultra bene. Ho detto ok, allora la review la farò sul vero prodotto. E il vero prodotto è buonissimo, assolutamente, anche il packaging è molto carino, è di 15 ml, esatto, beh diciamo che è anche grande, anche perché di solito i sieri contorno occhio o anche in sé le creme contorno occhi sono 15 ml, ma sono molto concentrati in tubicini piccoli. Invece come siero mi sembra anche abbastanza grande, mi piace assolutamente da impazzire e vado a metterlo. E voilà, assolutamente ragazzi, io ciao, io per questi odori sono addict, veramente a me piace l'odore neanche non posso neanche dirvi proprio naturale, però è proprio un odore che io amo da impazzire, perché proprio ti dà quell'idea che questo prodotto lavori. Vado anche a metterlo nel contorno labbra dopo averlo passato sul contorno occhi e voilà, andata, basta un pump
il gioco è fatto, anche perché è molto concentrato, quindi diciamo che va a coprire molto bene la zona che devi andare a coprire senza usarne una quantità abbondante. Come prima cosa al tatto senti veramente tirare, cioè è strano da dire, però senti realmente che la zona lavora in qualche modo, proprio senti gli omini che intanto stanno tirando la tua bella pellicina nel contorno degli occhi per farti passare le rughe che tanto non passeranno mai, però noi crediamoci. Come secondo siero invece da mettere su tutto il viso, la pelle io realmente la sento bella idratata, il tonico non è assolutamente sticky, ma è assolutamente comfortable con il type of skin che ho. Come secondo siero, sempre di Elemis, sempre comunque del brand di Elemis, andrò a utilizzare il Dynamic Resurfacing, che è appunto per i pori. Io avendo un problema proprio di pori aperti, anche perché purtroppo io non usando make-up, non usando comunque niente che sia a base anche un po' di silicone che aiuterebbe a appiallare la faccia, ovviamente ho qualche problemino di porini un po' aperti, e questo siero sta aiutando tantissimo perché è apposta e appositamente testato appunto per andare a richiudere i pori e andare a aiutarti ad avere una faccia, un viso un po' più appiallato, effetto cera di Calcutta, anche se cera di Calcutta io ancora non lo sono, unfortunately. E anche questo è chiuso perché avendo provato il testerino, però adesso andrò a provare proprio in sé il prodotto, e assolutamente è ultra carino il packaging, ma comunque di tutta questa linea qua i packaging sono, diciamo, studiati abbastanza bene. Secondo me ne bastano giusti, voilà. Questo, a differenza del siero contorno occhi, il siero contorno occhi era in gel, era comunque una consistenza più gellosa, questa invece è una consistenza un po' più cremosa. A me piace ovviamente andare su tutte le 5 dita e piano piano, come diciamo una seconda crema, andare a farla lavorare. Quindi mi piace proprio, sempre contorno labbra, perché io sono fissato. Bene, eccoci di nuovo qui, quindi dopo il secondo siero applicato, veramente la pelle è già molto ma molto ma molto idratata, e la si sente, oppure la si riesce anche a vedere, a parte i miei due imperfezioni che mi sono uscite per colpa di non so che cosa. Quindi io speravo in una magia tipo Magica Amy che la maschera me li togliesse, invece no. Drink more water, baby. E quindi assolutamente la pelle al tatto è molto 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 morbida e molto idratata, e ha un odore doc, cioè proprio spa, luxury, hotel a 6 stelle lusso, ha proprio questo odore di I have a money girl, so give me more serum on my face, thank you. So, quindi dopo questi sieri io andrò a fare gli ultimi 2 passaggi assolutamente fondamentali per la mia skincare routine, e assolutamente sono addict anche dei contorni occhi. Quindi dopo il siero contorno occhi io andrò a utilizzare una crema contorno occhi sopra che faccia doppio effetto di quello che in realtà io mi aspetto da una crema contorno occhi. Quindi andiamo a metterci una contorno occhi. Le mie contorno occhi assolutamente favorite per questa stagione sono, ed è partito il tappino, sono la della linea Ginseng di Origins, assolutamente, come potete vedere è sparita, quindi la dovrò assolutamente ricomprare. E il packaging è questo, perché esiste anche un secondo packaging che è quello a barattolino. Questo invece, essendo a pompettina, anzi ha anche un dosatore molto carino a spugnetta, che una volta che fai fuoriuscire il prodotto lo tamponi sulla zona in cui lo devi applicare, e è assolutamente buonissimo. Ha una colorazione tipo quasi concealer e io la uso assolutamente di giorno perché è ottima, e così magari ti dà anche quel colorito in più che ti aspetti, quindi meno spento, e diciamo che sta lavorando, nel senso, per quello che io sto vedendo
lavora. Come invece il secondo contorno occhi in crema che io vado sempre ad utilizzare è sempre della linea di Elemis ed è la linea bianca e violina. Invece questa, il siero che sono andato a utilizzare per il contorno occhi è della linea azzurra, e invece questo è di una linea tipo azzurrina. Quindi diciamo che come Origins ha i brand e le categorie, ce l'ha anche Elemis, e anche questa contorno occhi non la sto utilizzando da tanto tempo, ma mi ci sto trovando davvero bene, soprattutto di sera, anche perché mi piace avere assolutamente la parte bella corposa e bella imburrata, soprattutto per quando devo andare a dormire, così il giorno dopo mi risveglio con ancora una patinina umida per poi rimetterne sopra una seconda, una volta dopo, essendo dopo, una volta dopo questa parte la devo tenere, quindi una volta dopo che ho rilavato la faccia al mattino mi piace comunque avere ancora la patinina abbastanza umida del contorno degli occhi. E ovviamente come io contorno occhi, io stasera andrò a usare quella di Elemis, di questa lineetta qua, e andiamo a vedere. Wow, assolutamente carino, il packaging è davvero molto bello, nel senso mi piace questa finta siringa che va a iniettarti il siero magico nei tuoi occhi. Voilà, ovviamente non vado a prenderne tantissimo, un prodotto giusto, vado a picchiettare con questo ditino qua, che è il dito che è assolutamente più delicato delle 5 che abbiamo nelle mani, quindi io andrò a utilizzarlo soprattutto sulla zona tempie, perché è lì che vanno a crescere queste occhiaiazze, queste rugazze da eliminare azzie, ragazzi. C'è il mio cameraman che non ce la fa più, poverino, infatti mi sa che stasera mi farà dormire sul divano. E dopo aver assolutamente fatto in modo di assorbire bene tutta la crema, vado a fare l'ultimo step finalmente per il mio cameraman, che è la crema notte. Io in questo momento sto usando sempre della linea di Elemis, ora vi farò vedere, sempre della linea azzurra, in combo la Day e la Night, e sono qualcosa di eccezionale, ragazzi, nel senso, io veramente questa linea ho iniziato a usarla da poco, ma quello che vi posso dire è buonissima. Quindi se avete la possibilità, provate a prendere anche un prodotto, magari facendovi mandare qualche tester in più per provarlo, ma veramente fidatevi che questa linea ne vale davvero la pena, soprattutto per l'odore e gli ingredienti che comunque sono all'interno del prodotto in sé. E dei prodotti che io sto usando Day and Night della linea Pro Collagen di Elemis sono questi due. Ora ve li avvicino sperando che si veda. Voilà, messa a fuoco. E assolutamente la Pro Collagen è una linea buonissima, nel senso, a me sta aiutando tantissimo, a me piace tanto, soprattutto la texture, quindi la cremosità e la fluidità che la crema ha, l'odore e anche gli ingredienti che sono on point. Quindi per la sera noi abbiamo la Oxygen, che va a ossidare e rigenerare le cellule morte e dar vita a quelle nuove, quindi è ottimissima. E invece la Marine Cream, che va assolutamente a mantenere le cellule vive fino alla sera, con un SPF di 30, ragazzi. Poi abbiamo la Pro Collagen Marine Cream, che è assolutamente ottima per il giorno, e io ho scelto la SPF 30. Avete anche quella senza SPF se usate il make up, perché col make up diciamo che va a pesantire un po' di più con l'SPF, ma ovviamente io non usando il make up, per me la protezione solare è ultra fondamentale. Visto che ora siamo di sera, io mi sto preparando per la sera, andremo a usare la Oxygen. Ovviamente tutti i prodotti che io sto usando ve li lascio in descrizione qui sotto, con tutti i vari link, tutti i vari tutti nei vari website dove potete trovarli, così almeno potete provare ad acquistarli anche voi, e vi giuro, provateli perché ne vale la pena. Allora, il packaging è molto carino ed è assolutamente igienico, perché avendo sempre il tappino comunque non si va ad ossidare la crema. Quindi io ne prendo un po', adesso ragazzi vi
giro un po' il viso per andare ovviamente a mettere la crema in all my face e soprattutto zona collo. Ha fatto la crema ha fatto. Andiamo a richiudere col tappino. Voilà, e andiamo a spalmarla. Ovviamente io prima di mettere la crema notte o giorno, qualsiasi è, lascio agire almeno il siero per quei 3 o 4 minuti, giusto, nel senso magari vado in cucina a farmi un caffè oppure inizio a vestirmi intanto che il siero si asciughi, perché non mi piace tanto la sensazione del siero bagnato per poi mettere su una crema. Preferisco comunque che i vari prodotti si asciughino step by step. Spero che i prodotti vi siano piaciuti, mettete un like o un dislike se il video non vi è piaciuto. Il mio camera mi sta guardando male. Spero che comunque posso avervi dato una mano con questo video, con determinati prodotti. Ovviamente commentate, scrivetemi quale prodotto voi usate o quale prodotto voi vorreste vedere per First Review, quale prodotto sarebbe più indicato sui vostri tipi di pelle, nonostante tutto, se avete magari dei piccoli problemini o come se avete brufolini, oppure giusto comunque quale prodotto comunque vorreste maggiormente provare, magari avere una review più veloce. Commentate, io vi risponderò a tutto. Mettete un like, non dimenticatevi di seguirmi sul subscribe girl, please. Followatemi in Instagram e vi lascio la mia Instagram qua ovunque, perché avrò una faccia da dislike, but whatever guys. E ognuno ci si prepara per la serie, quindi lasciamo stare. Io vi mando un bacione enorme, un saluto enorme e girl, bye. Mua!